Bentornati sul canale. In questo periodo purtroppo i video vanno un po' a rilento perché non ho tantissimo tempo, sono stato impegnato su altri fronti, ma spero a breve di riprendere a pubblicare video con una frequenza un pochino più alta. In questo video volevo mostrarvi come ho risolto il problema della disconnessione dal cloud della mia istanza di OpenHub. Forse la soluzione non è delle più eleganti, però anche cercando sui vari forum e su internet non ho trovato nulla di ufficiale e nativo di OpenHub e quindi prendendo spunto da un post del forum di OpenHub, vi lascio il link in descrizione nel caso voleste leggerlo e anche per dare credito a questa persona, all'autore del post, ho praticamente trovato una soluzione per permettere a OpenHub di ricollegarsi al cloud in caso di disconnessione. Questa soluzione prevede l'utilizzo dell'add-on LogReader che permette di andare a interpretare i file di log e scatenare degli eventi nel caso venga trovato nel file di log un certo pattern di stringa. Questo insieme al binding exec che permette di eseguire dei comandi shell su Linux mi ha permesso di scrivere delle regole per intercettare il messaggio di disconnessione dal cloud sul log di OpenHub e di mandare in esecuzione il comando per riavviare OpenHub stesso. In questo modo, in caso di disconnessione dal cloud, OpenHub si riavvia e al suo successivo riavvio cerca di riconnettersi al cloud. Non è un sistema che va in loop, nel senso che se al riavvio non riesce a connettersi al cloud, il messaggio di log comunque sarà diverso perché io ho intercettato il messaggio di disconnessione dal cloud dopo una connessione avvenuta con successo. In questo modo si possono risolvere quei problemi di disconnessione che a volte capitano in maniera random e che basta un riavvio di OpenHub per risolvere. Ovviamente se il cloud non è raggiungibile o ci sono altri motivi tecnici per cui la connessione non è possibile, questo sistema ovviamente non risolve nulla. Andiamo quindi a vedere come ho implementato queste regole e quali sono i passi da seguire per l'installazione degli add-on. Ci tengo comunque a precisare che questa soluzione l'ho trovata anche grazie alla spinta e all'aiuto del mio amico Diego, con cui di solito mi diverto a sperimentare e a trovare soluzioni per OpenHub. Bene, partiamo dalla nostra homepage di OpenHub. In questo caso lavoro sulla mia versione ufficiale di produzione perché questo sistema non l'ho ancora installato, quindi lo facciamo insieme. La prima cosa da fare è andare a installare i due binding. Quindi andiamo su binding, cerchiamo, il primo è il reader, quindi log reader binding e lo andiamo ad installare. Ok, poi andiamo a cercare l'exec, che in questo caso io ce l'ho già installato, evidentemente l'ho già usato per fare qualche test. Comunque nel caso non l'abbiate installato, installatelo perché è necessario. Andiamo quindi a creare una nuova think del log reader binding, la chiamiamo log reader cloud, anzi disconnessione cloud, così è facilmente identificabile. Il log file path lasciamo quello di default perché è il log di OpenHub che ci interessa. Refresh rate lasciamo di default, quindi ogni secondo viene letto il log, mentre per l'error partners dobbiamo andare a cambiare la stringa che ricerchiamo. Nel nostro caso la stringa che cerchiamo è la stringa che appare nel log quando il cloud si disconnette, quindi disconnected from the OpenHub Cloud Service. E creiamo la think. Controlliamo che sia tutto a posto. Ok.
Poi dobbiamo creare una nuova think di exec, quindi la creiamo. Questo sarà relativo al comando di riavvio di OpenHub, quindi lo chiamiamo command OpenHub restart. Il comando che vogliamo eseguire, che poi andrò a creare sul file system, è openhubrestart.sh. Poi ne vediamo la creazione. Aumentiamo un po' il timeout perché il restart di OpenHub può durare un po' di più di 15 secondi, quindi mettiamo 2 minuti e creiamo la think. Torniamo sul nostro command OpenHub restart, andiamo sui canali e andiamo ad agganciare un item al canale run. L'item sarà di tipo switch e ci permetterà di mandare in esecuzione il comando. Quindi aggiungiamo l'item, lo chiamiamo it command openhub restart run. Diamo una label, categoria switch, lasciamo perdere il discorso semantico e linkiamo il nostro item. A questo punto abbiamo uno switch che ci permette di mandare in esecuzione il comando che abbiamo definito nella think, che tra l'altro dobbiamo ancora creare. Fatto questo andiamo a creare il comando, loghiamoci su Putty per andare sul Raspberry e andiamo a creare il nostro comando. Mettiamo tutto schermo. Ho un po' di aggiornamenti da fare, magari dopo li faccio. Intanto mi sposto nella cartella dataproc che ho già creato e creo il file openhubrestart.sh. Il comando non è nient'altro che un sudo systemctl restart openhub che mi permette di riavviare il servizio di OpenHub. Salviamo. Per permettere l'esecuzione a OpenHub di questo comando abbiamo bisogno di dare i permessi giusti al file, quindi gli cambiamo l'owner e lo diamo all'utente di OpenHub, sempre con sudo, e cambiamo i permessi e lo rendiamo eseguibile. Ed ecco il nostro comando. Un'ulteriore operazione che dobbiamo fare è permettere all'utente OpenHub di utilizzare sudo senza inserire la password di amministrazione. Questo lo possiamo fare utilizzando il comando sudo vsudo. Andiamo ad inserire la riga, io la metto qua sotto questa riga root, che permette a OpenHub di impersonare l'amministratore nell'esecuzione dei comandi senza la necessità di inserire la password. Ovviamente ne risente un po' la sicurezza, ma considerando che è un server casalingo ed è solo raggiungibile localmente non ci sono problemi. Salviamo. A questo punto OpenHub dovrebbe essere in grado di eseguire il comando di restart del servizio OpenHub utilizzato con sudo senza la necessità di inserire la password di amministratore. L'ultimo step che dobbiamo fare è mettere questo comando nella whitelist dei comandi eseguibili dall'exec binding, quindi dobbiamo andare nella cartella etc openhub, cartella mish, editare exec whitelist. Qui dentro dobbiamo mettere il path del file che vogliamo mandare in esecuzione, altrimenti OpenHub ci dà permesso negato per una questione di sicurezza. Salviamo e siamo a posto. A questo punto, per testare il comando di riavvio, possiamo metterci in tile sul log di OpenHub andiamo sull'interfaccia di OpenHub e ci andiamo a creare una regola. Questa regola la chiamiamo restart
OpenHub, gli mettiamo una action che è su un item, dobbiamo mettere non semantico e cercare il nostro comando di restart. Mandiamo il comando on. A questo punto non mettiamo nessun trigger per adesso perché la lanciamo a mano e la testiamo, quindi vediamo se riesco a mettermi comodo per vedere entrambe le finestre. Ok, adesso proviamo a lanciare e vediamo se si riavvia OpenHub. Ecco, vedete, si sta fermando e si sta riavviando. Rimettiamoci in tile e aspettiamo. Ecco il riavvio. Quindi il comando in sé funziona. Torniamo adesso alla definizione della nostra regola e andiamo ad aggiungere l'ultimo step, che è quello di decidere quando questa regola, quindi quando OpenHub, deve venire riavviato. Questo lo facciamo sfruttando gli eventi che ci scatena la think del log reader. Quindi andiamo ad aggiungere un trigger di tipo think event, cerchiamo il nostro log reader, diciamo che l'evento è scatenato da un canale, andiamo a dirgli qual è il canale, new error event. Quindi nel momento in cui viene trovato un error event nel log, l'error event è stato definito con la stringa che ho messo prima della disconnessione dal cloud, viene quindi eseguita la regola di invocazione del comando di restart di OpenHub. Possiamo aggiungere anche la condizione che lo switch che manda in esecuzione il comando di restart di OpenHub sia diverso da on. Questo per evitare che due eventi successivi forzino due volte il riavvio di OpenHub mentre OpenHub si sta già riavviando per il primo evento. Salviamo questa regola e adesso dobbiamo trovare un modo per testarla. Quindi riprendiamo il nostro tail del log di OpenHub. Possiamo simulare, cambiamo l'URL magari del cloud, quindi se io qua metto myOpenHub 1, lui si disconnetterà e dovrebbe riavviarsi OpenHub. Vediamo un po', salviamo, ecco. Vedete, è stata intercettata questa stringa e OpenHub si sta riavviando, quindi il sistema funziona. Ecco, con questo sistema, che ammetto non essere proprio dei più eleganti, sono riuscito a gestire i casi di disconnessione dal cloud dovuti a qualche problema di OpenHub. Ovviamente se il server cloud non è raggiungibile o c'è qualche problema di rete, tipo manca internet a casa, ovviamente il problema non si risolve perché OpenHub si riavvierà e poi rimarrà disconnesso dal cloud. Però per molti casi in cui è capitato la disconnessione e la mancata riconnessione automatica al cloud, questo sistema può aiutare. Ovviamente se qualcuno avesse trovato una soluzione più elegante, più efficiente per gestire la disconnessione dal cloud, può indicarcelo commentando questo video.